amici nerazzurri, è lunedì e come ogni lunedì torna l'appuntamento con Extra Time per rivivere insieme Chievo-Inter, la seconda vittoria consecutiva dei nerazzurri, con il commento di Massimo Paganin. Ciao Massimo. Ciao Federica, buonasera a tutti. E Alberto Santi. Ciao Alberto. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera a tutti, ben ritrovati. Andiamo allora subito a presentare i temi che affronteremo in questa puntata di Extra Time. La seconda vittoria di fila per la Champions, con i nerazzurri che hanno bissato il successo ottenuto in casa con il Cagliari, vincendo anche in trasferta sul campo del Chievo. E sempre Icardi e Perisic, loro due hanno segnato contro la formazione di Rolando Maran. L'importanza delle verticalizzazioni e ora il derby d'Italia, perché sabato sera per la quart'ultima giornata di campionato a San Siro arriverà la Juventus. È un Inter, Massimo, che risponde alla Lazio e alla Roma in questa corsa Champions serratissima, dove, come ha ribadito una volta di più mister Spalletti, è vietato sbagliare. Assolutamente, sono rimaste solamente 4 giornate, quindi al di là di tutto questo, quello che conta è vincere. L'Inter ha fatto una buona gara per larghi tratti contro il Chievo, ha subito un po' troppo nella prima fase comunque della partita, nel quale è stata messa in difficoltà. Forse non si aspettava che il Chievo giocasse con quel sistema di gioco che era un 3-5-2 al lato pratico. Il Chievo ha utilizzato poco nell'arco della stagione, anche se è vero che nelle ultime gare l'aveva utilizzato. Non si aspettava probabilmente l'Inter una squadra così aggressiva ed è andata in difficoltà nei primi minuti della partita, dove il Chievo ha avuto delle occasioni, ha calciato diverse volte in porta e Andanovic ha fatto 3 ottime parate. 3 punti d'oro per l'Inter, che resta aggrappata al treno Champions. Alberto, 3 punti d'oro soprattutto perché sono arrivati in trasferta, dove la vittoria mancava da oltre un mese. Sì, era fondamentale vincere ieri, lo ha detto Spalletti, lo sanno tutti. Adesso sbagliare è vietato perché le romane stanno bene, però anche l'Inter ha dimostrato di stare bene, perché pur avendo faticato nel primo tempo, ieri nel secondo è uscita bene dagli spogliatoi, è riuscita a reagire. Probabilmente, chissà, anche magari messa un po' sotto pressione da quello che poteva essere il risultato della Lazio e poi quello del giorno precedente della Roma. E la risposta alle romane sta proprio in questo, perché a fine primo tempo la Lazio aveva già ormai acquisito di fatto il risultato, mentre l'Inter aveva un po' sofferto e aveva creato poco nello 0-0 con il Chievo nei primi 45 minuti. La vittoria di ieri con i 2 grandi trascinatori non fa altro che tenere lì incollata al treno l'Inter, e a questo punto verrebbe così dire un peccato che una delle 3 debba rimanere fuori, perché per motivi diversi tutti e 3 si meritano di andare in Champions. Max, per analizzare meglio la partita forse bisognerebbe suddividerla in tre fasi, no? Il primo tempo, dove comunque l'Inter ha sofferto, probabilmente anche complice un Chievo molto organizzato a livello tattico, la ripresa dove i nerazzurri hanno cambiato passo, e poi un finale invece particolarmente sofferto. Sì, c'è da distinguere le tre fasi, nelle quali nella prima fase hanno sofferto, effettivamente l'Inter ha sofferto quello che era il modulo, no? L'aggressività del Chievo, che è partito molto bene, effettivamente ha creato diverse situazioni importanti che hanno messo in difficoltà la squadra nerazzurra. Poi dalla metà del secondo tempo in avanti, fino a più della metà del primo tempo fino alla metà del secondo tempo, l'Inter è stata padrona del campo, si è sistemata poi anche meglio. Rafinha ha trovato la collocazione sul campo e ha dato delle soluzioni importanti per i compagni, soprattutto in fase di uscita, e Perisic via via è venuto fuori nell'arco della gara. Poi nella seconda fase del secondo tempo, dall'ingresso di Santon, è cambiato il modulo anche, quindi si è passati da un 4-2-3-1 con Rafinha da trequartista in grado di collegare il gioco, si è passati praticamente a una difesa a 3, quindi è diventato una sorta di 3-5-2, un 3-4-3 a seconda di quelle che erano le posizioni di chi stava davanti, e da quel momento in avanti, poi anche con l'ingresso di Candreva, la squadra ha avuto un po' di difficoltà, nel senso che ha faticato a trovare quelle che erano le posizioni corrette sul campo e ha dato di nuovo la possibilità al Chievo di rientrare in gara. Il Chievo è arrivato poi alla fine della partita con quella parte nervosa, diciamo così, che c'è all'interno di ogni squadra, dove voleva assolutamente ribaltare il risultato, quindi è stato più il frutto, diciamo così, di azioni estemporanee piuttosto che l'idea tattica del Chievo. L'Inter è andato un po' in difficoltà anche conseguentemente al caldo che c'era, perché ieri è stata forse la prima partita nella quale c'era veramente caldo e la squadra ha sofferto nell'ultima parte della gara appunto queste ripartenze. Poteva essere chiusa prima la gara perché le occasioni ci sono state da parte dell'Inter, sono state occasioni importanti.